Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Quest'oggi ci sono tantissimi ingredienti sul tavolo, come potete ben Eh vedere. sì, Spostiamo la ciotola così vedono bene. Quest'oggi farò un polpettone con patate. È una ricetta, diciamo, tradizionale, una ricetta che a Roma si fa spesso e volentieri ed è sempre è un ottimo salvacena perché comunque con un po' di pane raffermo, un po' di carne e qualche patata si riesce a fare una cena veramente squisita. sì, decisamente. Poi Esatto. il tuo, che io già conosco, sapete quello bello croccante fuori, non troppo duro logicamente, e morbido dentro? Ecco, Ecco, è tutto merito di nonna, eh? sì, Nonna insegnava e io apprendevo. Di cosa abbiamo bisogno? Ora noi lo stiamo facendo per grandi quantità perché abbiamo persone che vengono a cena. Quindi di conseguenza abbiamo preso 1,2 kg di macinato misto tra manzo, maiale e tacchino. eh, Mia nonna ci metteva anche la mortadella, per esempio, infatti però stavo per dire, almeno girando, guardando su internet, ne ho visti sì. molti che hanno degli insaccati, Sì, specialmente sì, la sì, sì. mortadella dentro. Ma volendo potete mettere quello che volete dentro, perché questo è proprio il classico svuota frigo come Volendo piatto, anche no? fuori, perché ho visto fette di pancetta anche... Vabbè, però No, insomma, sì, per carità, però voglio dire, poi invece di una cena ti diventa sì. un banchetto, perché insomma, in ogni caso. Allora, dicevamo, diamo le quantità, 1,2 kg circa di macinato, grammo più, grammo meno, noce moscata, un cucchiaino abbondante, pepe a piacere, sale, mettiamone in base a quanto parmigiano mettiamo dentro, perché comunque ci va una bella dose di parmigiano, 150 grammi, ok? Due uova, ma parlo sempre della quantità 1,2 kg, Quindi la metà, un un uovo uovo, solo. esatto, qualche pezzettino di formaggio misto, ecco perché vi dicevo può essere un ottimo svuotafrigo quando avete dei pezzettini di formaggio che stanno lì, o ci fate la torta rustica, o ci fate i rustici, o ci fate il polpettone, cioè alla fine è quello là. Pane raffermo, anche qui, come vedete, abbiamo un riutilizzo dell'ingrediente che metterete a bagno almeno mezz'ora 40 minuti prima e quando lo andrete poi a strizzare, mi raccomando, se usate il casareccio, occhio alla crosta perché rimane sempre un pochino più duretta. Voi nel caso lo strizzate, lo frullate, fatto, risolto il problema. Ovviamente pan grattato perché per fare appunto la crosticina esterna. Mia nonna mi ricordo che ci metteva la farina, all'epoca si usava un pochino di più. Invece io ho provato con il pan grattato e devo dire che viene un sogno. Lei addirittura a volte ci metteva le patate lesse dentro, Ah, quando avanzavano le patate, lesse, sempre sì. il discorso dell'avanzo, no? Allora, cosa dobbiamo E fare? poi? Ah sì, giusto, beh, certo, le patate. Io uso queste qua perché rimangono sode, quindi non vi dico scrocchiarelle, no? Ma insomma, rimangono sode e fanno una bella crosticina all'esterno. Ovviamente, in base a quanto fate grande il polpettone, dovete calibrare la misura delle patate. Per esempio, se fate un polpettone da 600 grammi e mettete ovviamente le patate insieme al polpettone da mettere nella teglia del forno, dovete fare i cubetti più piccini. Se fate un polpettone da 1,2 kg come farò io, ma in realtà io ne farò due perché comunque poi con tutti gli ingredienti interni diventeranno da 900 grammi l'uno e quindi ne andrò a fare sicuramente due. Dicevo, fate i cubetti un pochino più grandi perché sennò che succede? Che il polpettone ancora non è cotto perché all'interno ci vuole del tempo e invece la patata è bruciata. Certo. Quindi dovete sempre calibrare un po' la grandezza delle patate in base alla grandezza del polpettone. Detto questo, andiamo ad inserire gli ingredienti. Mettiamo la ciccia, togliamo il piatto così, eccolo, voilà.
Il pane lo mettiamo per ultimo, perché? Perché si deve ancora ammorbidire. Vi faccio vedere, vedete? Ancora non è proprio fatto fatto. Voi intanto ogni tanto giratelo in questo modo. Dicevo, uova. Mettete tutto all'interno, senza paura. Non siate timidi. Non siate timidi. Mettete il parmigiano. E mettete, visto che ci siete, anche un bel like a questo video. E iscrivetevi, già che ci siete, al nostro canale. Un bel po' di pepe. Tu usi il bianco. Io uso il bianco perché è più profumato. Chi ci segue sa perché a me piace tanto tanto. Chi ci segue sa perché lo fa. Ta 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 ta. Poi mettiamo un bel po' di noce moscata. E voi direte, ma quant'è sto un bel po'? Ho detto prima un cucchiaino. Però più o meno mezza. Mezza noce da grattare. Senza fare come me che mi gratto sempre le dita. Sì, infatti viene saporito. No, scherzo. Dio mio, che schifezza. Allora, dicevo, mettiamo questa mezza noce moscata. Anche il formaggio adesso va messo? Il formaggio lo mettiamo successivamente insieme al pane. Ok, e allora ci vediamo quando... Ho finito le dita. Quando ha finito le dita. Ecco qui, abbiamo messo tutti gli ingredienti dentro una ciotola, con il sale ovviamente, e abbiamo mescolato il tutto per bene. Poi abbiamo sbucciato le patate, sbucciato le patate e le abbiamo messe in un'altra ciotola con acqua e sale. Ora, vi consiglio di preparare il composto per fare il polpettone o anche le polpette la mattina per la sera, o perlomeno 3-4 ore prima, va bene? Lo coprite con la pellicola e lo mettete nel frigo perché si va a rapprendere tutti gli ingredienti, insaporiscono la carne, eccetera, e viene molto molto più buono. Per quanto riguarda le patate, le lasciamo più o meno per lo stesso minutaggio, diciamo, e poi le andremo a fare a cubotti, sempre in proporzione alla grandezza. Io ne farò 2, ovviamente non è che posso fare un polpettone così, farò 2 polpettoni, così faccio le patate anche più piccine e si cuoce in minor tempo. Quindi ci vediamo dopo, quando andrò a comporre il nostro polpettone. Siamo pronti per le patatine, per le patate. Abbiamo messo l'olio e il sale e a questo punto le giro come faceva nonna mia con le mani, perché si accondono meglio. Amore santo. Ragazzi, mi raccomando, l'olio, quello del gruppo Caro. Sì, Vi metto nell'info box tutte le informazioni. Andate a vedere per cortesia il loro sito, tutti i loro prodotti. La bontà purtroppo non la potete assaggiare, però vi assicuro che la bontà è notevole. Assolutamente, poi spremuto a freddo, quindi qualità e convenienza. E se vi iscrivete alla loro newsletter, oltre ai prezzi già bassi, avete anche lo sconto del 15%. Vedete un po'? Allora, adesso metto il pangrattato abbondante, non mi chiedete quanto, abbondante, in maniera che così i polpettoni vengono ben cosparsi. Perché così si forma quella bella crosticina. E dentro sono belli morbidi. Prendo il ripieno dal frigo direttamente, Che si è ben amalgamato, insaporito e impregnato di sapori. esatto, e vado a dividere il composto. Vedete com'è bello morbido comunque? Sì. Facciamo più o meno, sì, ci siamo. Allora vado ad amalgamarlo così, o comunque anche su un piano di lavoro come volete voi. Do proprio la classica forma polpettoniana. Fai una polpetta grossa. Esatto, però è oblunga, Sì, invece sì, le sì. polpette di solito sono tonde. Obtonde sono. Obtonde. Ecco qua. Oppure come dice mia nipote, ecco qua. Allora, A 2 anni, a 2 anni, amore mio, certo. Lo passiamo
spingendolo un pochino nel pangrattato, e ovviamente cerchiamo di tamponare anche le estremità. C'è chi lo passa prima un pochino nell'olio, ma va bene, basta l'umidità della carne. Sì. Faccio anche questo E ci vediamo a e polpettoni a fatti. polpettoni sulla teglia. Eccoli qua, più o meno della stessa grandezza. Sì. Qua ci sarà forse un mezzetto in più. Adesso mettiamo le patate. Solo come se piovesse. E beh, voilà. Ci metti qualche odore particolare? No, ce l'ho messo all'interno, noce moscata e pepe, e sono più che sufficienti. E ovviamente sopra io metterò un filino d'olio. No, rido perché nonna ci metteva burro come se piovesse, così. Bella, amore mio. Io scusate, la nomino sempre, ma è grazie a lei che ho questa passione per la cucina, quindi... Noi ci mettiamo un pochino d'olio. Sì, ovviamente sempre quello del gruppo caro. Eccolo qua, a posto. In forno per un'ora, 220 gradi, forno statico. A dopo. A dopo. Eccoci qua. Il polpettone è pronto. Le patate belle arrostolite, come si dice dalle nostre parti. Manca solo l'apertura. Manca solo l'apertura. Questo è l'altro. Guardate, vi faccio vedere, ma solo per voi, come sono le sì, patate. Certo. Non soffrire, mi raccomando, non soffrire. Sentite? A tavola con Silvia. Eccomi, adesso metto le ultime patate. Devi solo e vengo aprirlo. a tagliarle. Ecco qui. Così vediamo com'è dentro. Assolutamente. Vedete, c'è la crosticina, bella tostarella, e il dentro, eccolo qua. Wow. Ragazzi, che altro dire? Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao a tutti.